Possiamo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati qui su Radio Rossonera in questo giovedì 19 dicembre 2024. Siamo di nuovo qui con un editoriale, siamo agli sgoccioli di questo anno solare, di questo 2024 e cerchiamo di fare un pochino il punto sull'attualità rossonera, sull'attualità del Milan, i problemi, le possibili ed eventuali soluzioni, cosa fare, cosa non fare, di cosa occuparsi da qui appunto alla fine dell'anno e soprattutto per il futuro. Prima di iniziare, prima di andare a leggere i temi classici, canonici del mio editoriale, i 3 punti che tratteremo, io vi invito come sempre a mettere un mi piace, quindi cliccare il pollicione all'insù, supportateci con un bel like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto o se è la prima volta che ci seguite, attivate la campanella per le notifiche dei nostri video, delle nostre dirette, dei nostri contenuti. Se vi va, lasciate un commento qua sotto, diteci la vostra, lo spazio è libero e aperto a tutti quanti. Partiamo subito, andiamo via piuttosto veloci. Oggi il primo punto è: gli specchi si stanno arrampicando sugli specchi, adesso ne parliamo, ci arriviamo. È comunque una soluzione temporanea, una sorta di semi-cheat al trio ad Aldo, Giovanni e Giacomo, dopo ne parleremo, e dulcis in fundo, il mercato serve e come. E arriveremo alla fine anche appunto a parlare un pochino di mercato. Partiamo dal punto 1. Gli specchi si stanno arrampicando sugli specchi. Questo è un punto che diciamo ho voluto inserire perché secondo me siamo sempre alle solite, la situazione sta sfuggendo di mano, ma non ci si sta rendendo conto che la situazione è piuttosto tragica. Ora, io sono sempre dell'idea, l'ho sempre ribadito, lo ribadirò sempre, sia nelle dirette che nei video, così come voi nei commenti avete la possibilità di scrivere esattamente tutto quello che volete, che ognuno è libero di pensare, di vederla a proprio modo, okay? Partiamo da questo presupposto qua che secondo me è molto importante. Però vogliamo smetterla, un po' tutti non sto parlando anche mi ci metto dentro anche io, se vogliamo smetterle di trovare scuse e giustificazioni a qualsiasi tipo di cosa? Ragazzi, il Milan non sta andando bene, punto. Il Milan è a 23 punti in classifica, 23 all'8° posto, okay? Questo è lo stato dell'arte, fine dei discorsi. Perché dobbiamo ogni volta trovare dei se, dei ma, dei perché, dei per come ad ogni singola cosa? La festa, se vogliamo, dei 125 anni, con annessa serata nel giorno dopo, no, agli Armani Silos, con la contestazione della curva, sia allo stadio durante Milan-Genoa, che poi appunto proseguita il giorno dopo, ha portato l'ennesima scia di se, di ma, di perché, di per come. E i dirigenti sono entrati da una porta di servizio, non sono entrati come i giocatori, come l'allenatore, come tutti gli altri dall'ingresso principale. Ma sai perché ordine pubblico, quello e quell'altro. Pareggi 0-0 col Genoa facendo 3 tiri in porta, ma sai che abbiamo comunque dominato, fatto 22 tiri, eccetera. Giocatori che appunto dall'inizio della stagione ad oggi hanno cambiato magari rendimento, idee, frasi, parole, eccetera. Ma sai perché quel giocatore lì piuttosto che quello là? Ma bisogna aspettare quel giocatore lì, però quel giocatore là. Vogliamo smetterla? Cioè, a cosa porta questo trovare chi salvare, chi non salvare, gli agnelli buoni, gli agnelli cattivi, chi è più colpevole di chi, uno che pensa che il maggior colpevole sia Fonseca, l'altro che pensa che siano i senatori, l'altro ancora che pensa che siano alcuni giocatori, quell'altro ancor di più che pensa che sia solo e soltanto la dirigenza. Vogliamo smetterla con la caccia alle streghe e con le giustificazioni ogni volta per salvare il salvabile? Perché sicuramente
ci sono cose da salvare, ci sono cose da recuperare, ci sono cose da sistemare. Non è che possiamo cambiare tutto il Milan, non è possibile cambiare tutto il Milan, ok? Non è che possiamo avere una nuova proprietà, una nuova dirigenza, un nuovo allenatore, dei nuovi giocatori così schioccando le dita nel giro di 1 mese, 2 mesi, eccetera. È un processo che richiederebbe troppo tempo. Ma questo trovare sempre le giustificazioni, a me personalmente ha stancato. Cioè bisogna sempre star lì a trovare delle giustificazioni. Ragazzi, il Milan va male, fine, su tutti i livelli. Una proprietà con 1000 punti di domanda, dal proprietario a ciò che ne consegue, vendor loan, non vendor loan, stadio, non stadio. Una dirigenza che non c'è, scompare, composta da membri che hanno pochissima esperienza e hanno dimostrato anche di avere pochissima competenza nel mondo del calcio. Un allenatore che ha allenato il Lille, lo Shakhtar Donetsk e la Roma, e si vede, perché dopo 16 giornate, 15 con l'asterisco come volete voi, è ottavo in classifica, inadatto per il Milan, e dei giocatori, molti dei quali senza carattere, molti dei quali di un livello piuttosto basso, in una rosa costruita tra l'altro male, ok? Non sta funzionando niente, cioè non c'è niente in questo momento al Milan che sta andando, a parte magari qualche scelta di Fonseca in ottica, soprattutto rispetto alla precedente stagione, di cambiare difensivamente qualcosa, qualche frase di Fonseca magari che ha voluto togliersi qualche sassolino, in alcune occasioni ha avuto anche ragione, e magari qualche singolo che in questa situazione di crisi è venuto fuori, è riuscito ad avere un po' di continuità, eccetera. Il resto, ragazzi, è tutto da sistemare, tutto da risolvere, ok? Non c'è una parte che dici no, quella parte lì è esente da colpe. Perché ogni volta dobbiamo trovare dei se e dei ma per ogni cosa? A me questa è la cosa che dà fastidio. Poi io, Enrico, posso pensare che abbia più colpe uno o l'altro, tu che stai guardando il video in questo momento potrai pensare che ha più colpe l'altro rispetto all'uno, e ognuno ha la propria idea. Però pensare che ci sia qualcuno di esente da colpe, punto primo, e punto 2, trovare ogni volta per questo qualcuno delle giustificazioni o delle scuse o dei se o dei ma, per me è follia. È banalmente follia ed è controproducente, perché ignorare i problemi, nasconderli, pensare che siano cosucce, problemini che in 4-4-8 si risolvano, per me porta alla pallina a rotolare ancor di più nel piano inclinato. Poi magari mi sbaglio e spero di sbagliarmi, spero che magari con 3 partite fatte bene tutto si sistemi. Io dubito fortemente che sarà così, ma è la mia idea. Su questo tema sono veramente un po' nervoso, perché ho sentito cose ultimamente che, come ogni volta, si prova a mettere la polvere sotto il tappeto, si cercano di nascondere dei problemi ormai evidenti. So che tanti di voi la pensano magari come me, però vedo che qualcuno ancora no, niente da fare. È comunque una soluzione temporanea. Questa semi-cheat, perché nel caso di Aldo Giovanni Giacomo era una situazione temporanea, mi riferisco al cosa cambiare in maniera più rapida e più veloce, okay? Io non sto dicendo, sottolineo questo, non sto dicendo che sia la cosa giusta da fare, punto. Sto dicendo che è la cosa giusta da fare se vuoi salvare questa stagione e provare a dargli una raddrizzata, perché finora Champions League a parte non si sa come, ma Champions League a parte è abbastanza tragica. La soluzione ragazzi è cambiare allenatore. È perché è la cosa più fattibile in questo momento qua. È l'unico modo che hai per, provare a risollevare un po' il gruppo, provare a ricompattare un pochino il gruppo, provare a riaccendere i giocatori che con questo allenatore non hanno feeling. Io non sto dicendo che hanno ragione questi giocatori, ci tengo a precisarlo, non sto dando né ragione né torto a questi giocatori, a non avere il feeling con Fonseca, a non averlo trovato, e tutto ciò che ne comporta, ok? Non sto dicendo che è giusto, sto dicendo che è così, di fatto, è così, punto. L'unico modo che hai per ricompattare un pochino il tutto è cambiare l'allenatore. Poi è il problema
a livello, diciamo, grosso tra i minori, l'allenatore del Milan? Potrebbe essere, probabilmente così. Sappiamo che i problemi sono a livelli più alti, sappiamo che ci vorrebbero figure in dirigenza diverse, più competenti, più esperte, più calcistiche, più sportive, ok? Lo sappiamo bene, sarebbe il sogno credo di tutti noi avere una dirigenza composta da esperti del settore, da professionisti che lo hanno fatto di alto livello e via dicendo. È ovvio che quella è la soluzione a lungo termine a cui tutti puntiamo, ok? O magari di avere una proprietà anche riprendendo poi la contestazione dei tifosi avvenuta sia durante Milan-Genoa che il giorno dopo, avere una proprietà che investa, che pensi e che metta il focus sulla parte sportiva. Sappiamo che è quello che tutti speriamo, ok? Avere una proprietà magari diversa, con più focus sul campo, sul calcio, sulla squadra, sui propri tifosi, avere una dirigenza capace che sappia lavorare, avere un direttore sportivo che faccia il direttore sportivo e non il direttore tecnico ex scout e via dicendo. Lo sappiamo, quelle sono le soluzioni a lungo termine che tutti vogliamo, ok? La soluzione però più immediata per la stagione è quella di cambiare allenatore, perché ti dai una chance di creare un nuovo rapporto tra un allenatore e un gruppo, tra un allenatore e una squadra, sperando che l'allenatore e la squadra facciano scudo, facciano gruppo, facciano tutt'uno e si isolino da tutti gli altri problemi del Milan attuale e che tirino dritto e che trascinino questa squadra in Champions League e a qualificarsi alla prossima Champions League. Io ripeto, non sto dicendo che la colpa è di Fonseca, la colpa è sua e deve andar via lui perché è il problema del Milan. Io spero che sia chiaro, perché poi so che arriveranno i commenti di questo tipo. Come se Fonseca fosse il responsabile. No, non sto dicendo questo. Ok? Io sto dicendo che se vuoi trovare una soluzione per la stagione, fattibile, rapida, per provare a salvare in qualche modo questa stagione, è quella perché tu i giocatori sono un tuo patrimonio, sono quelli, a gennaio non ne puoi cambiare 8, ok? Lo sappiamo. E quindi è quella la soluzione più facile e veloce, puntando magari a un allenatore, questo sì, che abbia un livello un po' diverso, senza stare a spendere miliardi per il suo contratto, senza andare a prendere i mostri sacri, però andare a prendere un allenatore che magari in carriera ha vinto, che magari è stato in spogliatoi importanti, che magari ha avuto a che fare con personalità forti e personalità deboli, che magari ha saputo valorizzare tanti giocatori, che anche dal punto di vista comunicativo nei confronti della squadra sia un pochino diverso, perché abbiamo visto che quello che ha fatto Fonseca non è che abbia avuto troppo successo nel corso di questi mesi. Qualcuno mi dirà le panchine di Leao, se vogliamo ancora pensare che Leao adesso sia un po' più continuo perché Fonseca l'ha messo in panchina, ragazzi pensatelo, io non so più come dirvi che c'è tanto altro, ve l'abbiamo detto in più salse. Però comunque quella è la soluzione più facile e veloce. Perché temporanea? Perché non finisce qui. Perché i problemi del Milan, come abbiamo detto, sono più su, sono tanto più su e vanno risolti quelli poi quest'estate, andranno risolti quei problemi lì in futuro, andrà giudicato l'operato e il lavoro di chi sta più in alto, di allenatore e giocatori, perché se no vinci sempre. Cioè, se no stai lì, sei comodo, il tuo ruolo, fai bene o fai male, non importa, stai sempre lì, mentre la squadra è ottava in classifica, sei sempre lì, non dici una parola dopo figure, figurine, figuracce, sei sempre lì. Va bene, cioè, però è lì che bisogna sistemare le cose. Quindi la soluzione temporanea è cambiare allenatore, la soluzione diciamo più a lungo termine, le soluzioni più a lungo termine sono altre e ognuno poi spera nella propria. C'è chi magari spera che cambi solo la dirigenza, c'è chi spera che cambi tutta la proprietà, c'è chi spera in un cambio epocale, totale, che coinvolga anche gran parte della rosa. Insomma, ognuno poi su quello la pensa diversamente. Arriviamo all'ultimo punto, il mercato serve come? Perché? Perché questa squadra è stata costruita non bene, ok? Ha inserito un giocatore importante come Fofana,
ha magari delle soluzioni di più in difesa, posto che Emerson Royal a me desta sempre molti dubbi, cioè l'acquisto di Emerson Royal, soprattutto vedendo Gimenez che nasce come terzino destro e che già l'anno scorso si era affacciato in prima squadra, eccetera, eccetera. Comunque a centrocampo sei non corto di più, e non venite a raccontarmi la storiella di Bennacer, ragazzi, perché Bennacer è raccontato, virgola, nella rosa del Milan, perché fino a 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore prima della fine del mercato abbiamo provato a cederlo, Ismail Bennacer. Non mi venite a dire, ma guardate che Bennacer era considerato un punto fondamentale. Non è vero, non è vero. Fino a un giorno prima, 2 giorni prima, 3 ore prima, stavi cercando di spedirlo, e prima a Marsiglia, anzi prima addirittura ancora prima in Arabia Saudita, poi al Marsiglia, poi all'Atletico Madrid, in tutti i modi hai provato a venderlo, non ci sei riuscito e qualche giorno dopo sei infortunato. Dai, forza. Però il mercato serve come? Perché a centrocampo Reinders e Fofana non ne hanno semplicemente più. Non ne hanno più. È palese. Hanno giocato tutte le partite, anche in Coppa Italia col Sassuolo. Non ne hanno più. Arrivano adesso a fare degli errori proprio di appannaggio, ok? Di appannamento più che appannaggio, di appannamento, cioè si vede che sono stanchi, ok? Reinders che sbaglia 3 controlli di fila, non è perché non è capace Reinders a fare 3 controlli di fila, è perché non ne ha più, ha finito la benzina probabilmente. Idem Fofana che perde 2 palloni nella sua metà campo da terzultimo uomo. Fofana ci ha insegnato che in quelle situazioni lì è un maestro a recuperarle. Se succede è perché non ne ha più, ha finito la benzina, anche lui. A gennaio a centrocampo bisogna intervenire, perché su Bennacer noi speriamo che torni ai livelli scudetto, post scudetto, scegliete voi il periodo migliore di Bennacer che vi è piaciuto di più, ma ci sono dei punti di domanda enormi su Bennacer, ma è normale, perché torna da un paio di infortuni tostissimi. In difesa, se Jimenez conferma questi livelli, forse il Vice Teo ce l'hai davvero a questo punto, come aveva detto Ibrahimovic ai tempi, e davanti numericamente ci sono. Poi potremo aprire altri cassetti, vasi di Pandora sulla qualità, sul livello, sul rendimento e tutto quello che vogliamo, però siamo arrivati quasi a 20 minuti, vi direi, e quindi non è questo il giorno. Magari lo faremo nel prossimo editoriale, nei prossimi giorni, tireremo qualche somma magari dopo il girone d'andata, pre o post Supercoppa, insomma avremo altre occasioni, ma il mercato a gennaio va fatto, perché altrimenti, oltre appunto a quello che vi dicevo prima della soluzione temporanea, perché altrimenti questa squadra in Champions League non ci va. Non ci va. Ma non è che è una mia prediction da frate indovino, perché i punti son questi e i segnali son chiari. E le altre vanno, e le altre vincono, e le altre magari a gennaio faranno qualcosa per rimediare alle micro o macro problematiche che si son presentate, perché il calcio è così, di base. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo editoriale, io vi saluto, vi ringrazio, vi do l'appuntamento agli altri contenuti di oggi, partendo da Mattino Milan, poi via via con le dirette fino alla serata. Io niente, vi saluto, mi raccomando il like, mi raccomando i commenti, ditemi la vostra, vi aspetto numerosi e noi ci rivediamo qui per un prossimo editoriale. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità.